paura che ci vogliano suggelare, guardate l'aria, è gelida. Brr. Oh via, siamo sul treno, 3 fermate e vediamo com'è l'albergo che Bella dormiente. è bello dormiente. Adesso è tutto un programma perché le recensioni ve le raccomando. Siamo stanchi e affamati, direi che dormiamo. Questa è Margherita, questo è il bagno. E questa è la stanza, piccolina e un po' calda, ma per quello che abbiamo pagata e visto che vicino alla stazione non ci lamentiamo. Ed eccoci a Busburger per la tipica cena spagnola. No, in realtà davanti all'albergo c'era un ristorante, ma cavolo, era una pizzeria italiana. E ho detto no, pizza italiana no. E allora questo, solo che c'è un problema, devo aver ordinato il menù bambini. Vedi quello di Giulia? Invece quello mio è per giganti. Vabbè. Va bene. Dai, buon appetito. Buon appetito. Prima colazione in Spagna, però sto giro non ho scelto il menù bambini. Vedi? Controllo bagagli anche per il treno ad alta velocità, manca solo che ho imbarcato lo zaino in aereo per portare il bacchetto e il coltello e adesso non posso andare a portarli in treno. Ok, siamo sul treno ad alta velocità per Oviedo. Ecco, e ecco che riprendo, non c'è più il panorama. Dopo Leon l'alta velocità diventa un treno normale da 50-60 km/h. Ah, sei arrivata! Primo pasto spagnolo pellegrino, Cos'è? o comunque scontrini da ieri che non ce ne fanno. Devo controllare se, non so dove volevano abolire gli scontrini, se in Francia o qui. Qui di sicuro erano già aboliti. Poi cosa che abbiamo? Non lo so, mangia che la mia è la carne e la tua no, tutto quello che so è quello. Vabbè. Buon appetito! Buon appetito. Perché siamo grandi, vero? Dai, andiamo in cattedrale, cammina! Ah, Ma cosa ti sei seduto a fare? Non è una panchina, è un'opera d'arte, alzati! Oh Grulla, è la torera di Mauro Alvarez Fernandez. Scusi, signora torera. vuoi fare la foto anche te, sei invidioso. Strane cerimonie ai piedi di quella statua lì ancora più strana. Oh, la cattedrale del San Salvador. Ha un'unica torre di 70 metri, è del XIII secolo. In precedenza qui sorgevano altre due chiese dell'VIII secolo, la prima distrutta nel 764 d.C. dagli arabi, poi quella chiesa è stata ricostruita un'altra dal re Alfonso II il Casto, che è stato anche il primo pellegrino secondo la tradizione, e poi questa del XIII secolo che ci accingiamo a visitare, dove andiamo anche a ritirare la credenziale. Cattedrale del Salvatore, del Salvador, che un detto dice che chi arriva a Santiago senza aver visitato questa cattedrale ha visitato il servitore ma non ha visitato il padrone, perché in effetti il Salvatore sarebbe un po' il principale di Santiago, no? San Jacopo, San Giacomo Maggiore. Se voi non partite da qui e non vedete la cattedrale del Salvatore, poi insomma vi perdete qualcosa. In effetti è molto bella.
Ricorda un po' quando c'è la chiesa di San Jacopo a Pistoia, però questo è più piccolo di la chiesa di San Jacopo a Pistoia. I pistoiesi si sono superati. Allora, questa è la vista della nostra cameretta privata dall'alberghe dei Pellegrini di Oviedo, che penso che sia una struttura religiosa. 7,50 € a testa, ci è dato una, è piccola, ma una cameretta solo per noi. Allora, i 2 letti a castello, e ovviamente c'è il coprimaterasso e la federa del cuscino in tessuto non tessuto. Poi questo è il nostro sacco lenzuolo, c'è una coperta. Abbiamo anche un lavandino in bagno. Allora, noi siamo andati alla cattedrale di Oviedo per prendere la credenziale, anche per visitare la cattedrale, che è molto bella, c'è anche il museo accluso. E all'ingresso ci hanno dato la credenziale. Attenzione, vedete, officina del pellegrino. Le credenziali che avete devono riportare questa dicitura, perché altrimenti l'officina del pellegrino che a Santiago è quella che poi vi rilascia
o la Compostela o il certificato di benvenuti a Santiago se il vostro cammino non ha finalità religioso-spirituali. Se non avete una credenziale che riporta questa dicitura, l'officina non vi rilascia né credenziale né nessun altro tipo di certificato, per cui è importante che se lo abbiate. E dicevo, ci è andato all'ingresso, abbiamo comprato la credenziale e poi volevamo pagare anche il biglietto per visitare la cattedrale, e in realtà, siccome abbiamo chiacchierato un po' col ragazzo che c'era all'ingresso, abbiamo parlato un po' di cammini, abbiamo parlato anche del sentiero del viandante fatto sia a piedi che in kayak, perché si parlava di chi fa il cammino in barca a vela, perché in realtà sulla credenziale c'è anche un riquadro per chi fa il cammino in barca a vela, e si parlava di queste cose, e certo che siccome eravamo simpatici ci ha offerto l'ingresso in cattedrale, quindi non ci ha fatto pagare niente. Infatti vedete 0 euro per entrare alla cattedrale, per cui grazie Adriano. Tu lo ringrazi? Grazie Adriano. Grazie Adriano. Gentilissimo. Ecco, magari non lo so, adesso non so se tutti i pellegrini hanno diritto a entrare gratis o che, però comunque è stato gentile, è stato un bel gesto per cominciare bene questo cammino. Siamo qui nella stanzetta, ci siamo fatti la doccia, siamo preparati. Ovviamente abbiamo già visitata, adesso si sta mettendo a brutto, però dobbiamo uscire per cercare un posto dove mangiare, perché qui non c'è modo di cucinare in alberghe. Il sidro caratteristico. Lei è partita in quarta. Sì, il sidro è caratteristico dell'Asturie. Prendiamo una bottiglia di sidro. E adesso questo sidro chi se lo beve? E tu cosa vuoi? Una birra? Cosa dite? Gliela facciamo prendere? Scrivetelo sotto nei commenti.